Buongiorno e benvenuti a tutti. Ringrazio tutti i partecipanti a questo secondo webinar organizzato da Movendo Technology in collaborazione con Reattiva. Dopo il grande successo del primo webinar abbiamo deciso di proporre nuovamente un approfondimento sul Performance Index e a questo proposito ringrazio la dottoressa Domitilla Zolezzi e il dottor Federico Zunino che oggi ci parleranno di Performance Index, analisi del test dai concetti biomeccanici all'esecuzione pratica corretta. Prima di iniziare vorrei nuovamente ringraziare Reattiva perché grazie al loro contributo come partner clinico abbiamo l'opportunità di sviluppare nuove idee e progetti in un'ottica di sviluppo condiviso in termini di riabilitazione. Al termine della presentazione apriremo una sessione di domande e potrete interloquire direttamente con i nostri partner clinici cliccando la freccia rossa in alto a destra, quindi aprendo il pannello di controllo, troverete sotto la freccia una serie di funzioni e cliccando il simbolo della mano potrete prendere parola. Adesso lascio la parola alla dottoressa Domitilla Zolezzi. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie di nuovo per essere qui con noi. Questo secondo webinar è nato proprio per la richiesta di alcune persone che hanno partecipato al nostro primo del 1° aprile, chiedendo delle delucidazioni, qualcosa di un pochino più pratico. È vero che poter descrivere quello che rappresenta il Performance Index attraverso uno schermo non è facilissimo e quindi abbiamo capito questa esigenza e cercheremo di dare molte più immagini e spiegazioni sui contenuti del nostro del performance. Per chi non ci avesse seguito nel primo webinar, io ho presentato iniziando con questa immagine che rappresenta il gruppo Movendo e Reattiva nel 2017 quando venne appunto presentato il release di Unova. Unova è la piattaforma robotizzata attraverso la quale appunto riusciamo ad ottenere il Performance Index e utilizziamo il Performance Index ed è nata proprio da questa collaborazione stretta tra noi Reattiva, mi presento velocemente, come un centro di riabilitazione di oltre 23 anni di esperienza e mettiamo a disposizione la nostra esperienza proprio per creare il software della parte ortopedica dedicata della robotica di Unova. L'evoluzione è stata una collaborazione stretta di questi ultimi 4 anni con il gruppo Movendo, sino ad arrivare a partecipare alla realizzazione appunto del Performance Index e di metterlo e di poterlo testare attraverso gli atleti professionisti con i quali siamo a stretto contatto quotidiano, perché appunto la nostra esperienza si basa proprio su un lavoro di riabilitazione prettamente improntata sulla riabilitazione ortopedica, tantissima patologia di colonna e super atleti professionisti che seguiamo da veramente tantissimi anni. E questo nostro metodo consolidato ha permesso di creare una struttura con un razionale, con un modello ripetibile, con la formazione interna di tutor, e questo ha reso la possibilità appunto di aprire una seconda struttura in Genova con l'obiettivo fondamentale che è quello della prevenzione degli infortuni e la gestione di un atleta infortunato che appunto siamo in grado di fare ormai da tantissimi anni. È diventato un po' il nostro focus, cioè quello di capire come poter limitare le recidive e quindi il grosso lavoro di prevenzione che dobbiamo fare con loro, soprattutto all'inizio del campionato, per poi poterli monitorare durante l'anno o avere dei dati importanti e attendibili nel qual caso dovesse esserci un infortunio. Noi valutiamo il paziente nella sua globalità e questo lo ritengo un upgrade importante, perché all'interno del nostro arsenale, con un'area medica dedicata ben definita e un'area riabilitativa altrettanto ben definita, il nostro obiettivo è quello di avere una grande sinergia fra queste due aree e poter avere come focus il paziente e poterlo valutare a 360 gradi sul nostro paziente o l'atleta professionista, nel qual caso interagiscono più figure professionali, quindi medici, laureati in scienze motorie, fisioterapisti, osteopati.
Questo ha portato appunto ad elaborare il nostro protocollo di valutazione, che consiste in una valutazione osteopatica e fisioterapica e una valutazione attraverso una batteria di test come gli FMS test, operatori dipendenti, quindi molto soggettivi, ai quali abbiamo cercato di dare un'oggettivazione attraverso nel quel caso un'OVA oppure con dei test, un test isocinetico. Ci siamo ritrovati appunto il 1° di aprile a parlare di questo webinar, di questa, del performance index, in una situazione che nel giro di un mese è veramente molto molto cambiata. Cosa dobbiamo dire? Che pre-Covid noi la nostra prevenzione agli infortuni era indirizzata agli atleti professionisti pre-campionato con un nostro screening valutativo, prevenzione della recidiva e controlli con il follow-up. Ci siamo trovati nel giro di un mese a dover pensare al momento in cui questi atleti dovranno ritornare al loro sport specifico e abbiamo fatto un'analisi abbastanza approfondita su quello che stiamo valutando le loro problematiche attuali, cioè atleti fermi almeno da una quarantina di giorni con dei meccanismi sia aerobici, anaerobici, forza e rapidità assolutamente poco allenati, molto poco stimolati a livello neuromotorio, quindi la perdita del controllo del loro movimento, dello sport specifico, con difese immunitarie anche abbassate, questo banalmente purtroppo per la sedentarietà di quello che abbiamo fatto tutti, di rimanere a casa, mangiando tanto, quindi problemi anche di sovrappeso. E abbiamo riscontrato un aumento delle patologie di colonna e delle o cervicalgie o disturbi anche metabolici importanti sempre per le stesse ragioni. Quindi, visto che all'interno del nostro razionale esiste molto la valutazione del paziente, come vi dicevo, total body, e quindi anche il suo aspetto metabolico, il suo aspetto funzionale, abbiamo capito che mai come in questo momento la valutazione del paziente, dell'atleta, delle sue reali capacità prima di poter ritornare a fare il suo sport specifico diventa fondamentale per poter evitare una recidiva, nel qual caso si trattasse di atleti con uno storico più o meno recente di interventi chirurgici, come potrebbe essere una lesione di un crociato, una distorsione di caviglia importante con lesioni o anche una pubalgia, una groin pain e quant'altro, e seguendo anche quello che sono un po' le indicazioni che il protocollo della medicina dello sport sta dando come la possibilità di un ritorno allo sport con una valutazione anche attraverso tamponi, valutazioni cardiache, controlli metabolici, test sierologici, ci ritroviamo di fronte a una situazione dove l'atleta è veramente ad alto rischio, soprattutto perché nella nostra esperienza cosa abbiamo potuto valutare? Che un atleta che può aver avuto un infortunio deve essere monitorato e una delle sue capacità che perde più facilmente è il controllo neuromotorio e all'interno di un anno di tempo dell'evento traumatico tende a perdere molto velocemente lo stato di performance. Quindi in questo momento dove per forza si sono dovuti allenare anche da soli, hanno cercato di fare quello che si è potuto, le società hanno cercato di dare la continuità perlomeno per quello che poteva essere una forza, la resistenza o comunque di poter dare almeno un input di pseudo allenamento da gestire a livello domiciliare. In questo momento è impossibile che il nostro atleta, se verrà data la possibilità, come stanno valutando, di poter ritornare a fare le partite ufficiali, è veramente un momento di grandissima difficoltà. Quindi mai come in questo momento quello che noi vi faremo, ripresenteremo in modo più dettagliato è la possibilità di fare delle valutazioni test molto attendibili sullo stato attuale del nostro atleta e fare una grossa prevenzione. Quello che vi posso dire è che anche d'accordo con Movendo, siamo assolutamente disponibili quando mai ci sarà data la possibilità, chiunque ha partecipato a questo webinar, di venire da noi nelle nostre 2 strutture, quelle di Genova e di Lavagna, e di poter usufruire dei test, cioè poter provare i test funzionali o le valutazioni che noi normalmente facciamo nella nostra batteria test per poter tangibilmente e concretamente capire di che cosa si tratta.
A questo punto passo la parola a Federico, il mio collega, che vi darà ulteriori informazioni dettagliate su quello che è il Performance Index. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Federico Zunino, laureato in Scienze Motorie e qui in Centro di Reattiva, come dicevo la volta scorsa, ho il ruolo di essere uno degli educatori motori funzionali e sono uno dei maggiori utilizzatori dei test e seguo a grandi linee ovviamente gli sportivi, dall'amatore, solitamente dall'amatore al professionista. L'altra volta avevo introdotto in maniera un po' meno dettagliata che cosa fosse il Performance Index e avevo portato una raccolta di casistica relativa a una squadra di pallavolo. Oggi invece andiamo proprio a vedere nello specifico ogni singolo esercizio, quindi avremo la parte video dell'esecuzione e una piccola slide sul focus, su cosa lavora e quali aspetti bisogna tenere conto da quel test. Rifacciamo un piccolo riassunto. Abbiamo il nostro sportivo, in questo caso trattandosi di Performance Index di qualsiasi livello, dall'amatore al professionista, che dopo la valutazione con l'osteopata e il fisioterapista, a seconda anche delle problematiche che sono state riscontrate, viene sottoposto a dei test funzionali, che come abbiamo visto possono essere un test isocinetico, un'indagine per trovare squilibri muscolari con l'RSQ1, una valutazione soggettiva con l'FMS e poi appunto il nostro performance, che non è altro che una valutazione multidimensionale della performance del soggetto. Tengo a sottolineare che questa performance, ogni singolo esercizio, viene poi confrontato alla performance appunto di soggetti performanti, top performer, e l'algoritmo ovviamente tiene conto di questi dati raggiunti da questi top performer per poi elaborare un indice in percentuale che fa parte appunto del report finale, che poi appunto analizzeremo alla fine di ogni singolo esercizio. Abbiamo questo indice finale di performance in colori, in percentuali, quindi di facilissima comprensione. Abbiamo un'analisi personale del deficit funzionale, dove ci vengono indicate appunto le zone e le aree più carenti della prestazione del nostro soggetto, e abbiamo un consiglio di training. Una delle cose più importanti, delle novità più importanti che porta il performance è che tiene conto della vita del soggetto, nel senso che abbiamo un'anamnesi iniziale dove viene indicato il livello di attività e anche appunto se è stato soggetto a degli infortuni negli ultimi 3, 6 o 12 mesi. Qui ho portato una grafica con alcuni numeri dell'utilizzo del performance all'interno del metodo del nostro mondo Reattiva. Infatti il performance, come dicevo la volta scorsa, è a nostra disposizione ormai da quasi un anno, e in questo anno abbiamo valutato, non solo io, più di 200 pazienti nei due centri, e il 60% di questi utilizzi è stato appunto riscontrato che avessero un'età sotto i 40 anni e fossero sportivi. Ovviamente più della metà di questi under 40 sportivi sono stati sportivi professionisti appartenenti a società di calcio e di pallavolo per la maggiore. Quasi tutti, come vedete, hanno svolto il Performance Index, e questo sottolinea ancora una volta l'importanza che questo test ha non solo come valutazione iniziale, ma anche all'interno di come si può inserire all'interno di un protocollo riabilitativo già avviato. Un altro dei dati importanti è che quasi la totalità di questi sportivi under 40 hanno poi intrapreso che cosa? Presso le nostre strutture un trail, solamente il training suggerito dalla macchina, oppure beneficiando anche appunto delle nostre strutture ha potuto integrare questo training con un percorso di posturale fisiopilates, qualora ci fossero state delle carenze legate appunto a problematiche posturali, oppure a un programma di potenziamento muscolare. Quindi supponiamo quelle 2 volte a settimana in cui questo ipotetico soggetto venuto nel nostro centro svolgere il suo training, per il 90% dei casi si è anche soffermato a lavorare un'oretta di potenziamento muscolare in palestra, oppure a seguire una lezione di fisiopilates.
Come dicevo, il nostro performance index nel metodo reattiva si inserisce nelle valutazioni iniziali e anche nei protocolli riabilitativi. Difatti dove lo inserisco principalmente? Nei protocolli ortopedici. Queste sono le 4 patologie più frequenti a livello ortopedico legate a uno sportivo. Prendiamo il nostro post-operato di legamento crociato anteriore. Ovviamente all'inizio non potrò sottoporlo a un performance index perché comunque ha delle evidenti difficoltà di movimento, ha degli evidenti deficit e squilibri muscolari e allo stesso tempo non riuscirà mai a sostenere delle richieste con un elevato coefficiente anche appunto dal punto di vista propriocettivo di cui appunto il performance index dispone. Di conseguenza il nostro crociato magari verrà valutato appena prima del ritorno alla corsa, quindi intorno al terzo mese. Questo mi permette di indagare meglio, di avere dei dati ulteriori oltre a quello che posso riscontrare giorno dopo giorno nel suo percorso individuale, e quindi posso programmare meglio anche il mio percorso riabilitativo, stimolandone poi la forza, dandogli dei stimoli di velocità, di resistenza a seconda della necessità, e poi può diventare anche un controllo finale in fase di dimissione e di avvenuta guarigione del paziente. Ovviamente ho aggiunto anche voce prevenzione perché, come diceva prima Domitilla, ci siamo trovati in un periodo abbastanza particolare in cui questi sportivi di qualsiasi natura, pensiamo ai professionisti, si sono ritrovati a essere delle Ferrari chiuse in un garage per 2 mesi in maniera obbligata. Quindi tutti noi, anche l'amatore, si è trovato ad essere un sedentario dal giorno alla notte nel giro di veramente di pochissime ore. E la nostra proposta appunto è questa, che il performance index potrebbe essere dal punto di vista biomeccanico anche un ottimo alleato per valutare la propria condizione alla ripresa di qualsiasi attività, perché come stiamo vedendo da questi giorni, pian piano la volontà è quella di ripartire, non si sa ancora bene in che modalità, comunque prima o poi fortunatamente si ripartirà. E il performance index a livello appunto biomeccanico potrebbe evitare, riscontrare magari ovviamente un indebolimento generale che potrebbe poi provocare a una di queste patologie che ho indicato, che semplicemente sono le più comuni dal punto di vista posturale, un dolore appunto alla colonna, potrebbe anche portare a problematiche legate al groin pain, alla formazione di movimenti compensativi. Ovviamente io riprendo a correre con uno squilibrio muscolare, vado a creare uno schema motorio falsato, scorretto, dal momento che magari ho avuto anche una diminuzione della capacità di percepire degli input propriocettivi che mi vengono dati dalle articolazioni, e di conseguenza poi elaboro uno schema scorretto che mi può portare a una scarsa biomeccanica e quindi ad avere anche degli effetti negativi sul movimento vero e proprio. Nel dettaglio, come dicevo la volta scorsa, il performance index usa diciamo così, le macro aree a sua disposizione per valutare in maniera completa il nostro paziente. Noi abbiamo test nella valutazione bipodalica dove viene utilizzata soltanto la pedana. Ricordo che sia la pedana che la seduta sono dotate appunto di movimentazioni robotiche che possono essere usate in maniera autonoma o addirittura combinata. Abbiamo delle valutazioni monopodalico, sempre solamente con l'utilizzo della pedana, e invece abbiamo anche delle valutazioni col supporto della seduta con e senza la partecipazione della pedana, e poi alla fine valutazioni sulla caviglia. Adesso partiamo con le immagini video e poi vi dirò alla fine del video si aprirà una slide con la quale analizzeremo i concetti fondamentali di ogni singolo esercizio. La prima valutazione, come dicevo, viene svolta nella macroarea bipodalica in ortostasi. Quindi abbiamo una valutazione dell'equilibrio statico ed elastico in piedi, ovviamente, occhi aperti e occhi chiusi. In questo test, lo faccio ripartire, nel test ovviamente il soggetto viene chiesto di rimanere in posizione eretta, di fissare un punto fermo davanti, mantenere questa posizione
a occhi aperti 30 secondi e poi a occhi chiusi per altri 30 secondi. Questa modalità statica, poi vedremo ovviamente l'immagine dove la pedana è più movimentata qua alla fine, dove invece la stessa pedana va a simulare una resistenza elastica, quindi avremo una perturbazione somatosensoriale e lo stesso movimento della pedana è provocato dalle oscillazioni del paziente posizionato sopra. Il focus di questo primo test è l'analisi della posizione retta, perché ovviamente è la parte fondamentale, è una condizione fondamentale dell'organismo quella di mantenere questa posizione, e attraverso la proiezione del nostro baricentro sul piano della pedana possiamo valutare la stabilità, gli spostamenti laterali e anteroposteriori, anche grazie all'utilizzo del sensore che viene posizionato a livello del tronco, dei limu. Ovviamente gli spostamenti anteroposteriori, ma anche quelli laterali, aumenteranno ovviamente con l'instabilità, quindi nell'equilibrio elastico, e soprattutto quando si viene a perdere la vista. Quindi sì che immagazziniamo delle informazioni somatossensoriali con gli occhi aperti e riusciamo un po' a mantenerle anche negli occhi chiusi, però ovviamente con il supporto di un organo in meno, di un senso in meno, queste oscillazioni dovrebbero aumentare. Lo scopo dei test è quello di riconoscere quindi eventuali deficit della struttura muscoloscheletrica, di un attimino capire anche il livello di propriocezione che ha il nostro soggetto analizzato, di quantificare l'abilità di stare seduti e di valutare l'adattamento fisiologico e posturale, come dicevo, a informazioni sensoriali meno accurate. Il secondo test viene sempre svolto con la pedana in modalità bipodalica e viene valutato lo squat. Questa volta il sensore viene posizionato a livello della coscia e appunto lo squat vengono eseguiti, vengono spiegati i parametri classici, quindi piedi paralleli, distanziati più o meno la larghezza delle spalle, si chiede una discesa rapida con le braccia tese in avanti. Vengono eseguiti 10 squat e ciascuno mantenuto per 3 secondi. Come vedete poi c'è anche il report grafico, diciamo così, live, che ovviamente il paziente non deve e lo baciarsi, diciamo così, è uno dei movimenti base sia della vita quotidiana che dello sport. Un attimo che qua comparsa, ok. Dicevamo, ok. Ovviamente c'è una richiesta, un movimento molto complesso perché richiede l'attivazione di più strutture. Abbiamo 4 articolazioni coinvolte, la caviglia, il ginocchio, l'anca, la colonna, più muscoli, pensiamo al quadricipite, al grande gluteo, agli hamstring, al tibia anteriore, al tricipite della suora. Quindi ovviamente tutto questo richiede un corretto allineamento articolare e posturale, una buona dose di coordinazione, una discreta forza muscolare e un controllo anche della stabilizzazione lombopelvica. Nello sport dove lo ritroviamo la capacità di accovacciarsi? La ritroviamo per esempio nel salto verticale, ed è la capacità che ci permette appunto di caricare la parte inferiore del corpo per poi produrre forza rapidamente in modo esplosivo oppure per ammortizzare una fase di atterraggio. Quindi questa è l'importanza che lo squat ha nello sport, al di là della vita quotidiana. Quindi si passa a esercizi con la seduta. Vedremo 3 tipi di esercizi diversi, uno con il solo supporto della seduta, infatti è questo, il test di equilibrio statico da seduti su seduta rialzata, poi altri 2 dove invece non ci sarà solamente l'utilizzo della seduta, ma verrà abbinato anche il movimento della pedana. E questi altri 2 test saranno l'equilibrio elastico e la pedana passiva combinata e l'equilibrio propriocettivo con la pedana controresistiva variabile. Partiamo dal primo, appunto, adesso vi faccio partire il video.
ovviamente l'IMU viene riposizionato sul tronco. Questo, come dicevo, è il sensorino che permette di avere poi i movimenti del tronco in lato laterale e in antro posteriore. La seduta è ferma, quindi viene valutata la forza di tenuta del core. Anche qui 30 secondi occhi aperti, 30 secondi occhi chiusi, la posizione è questa: non ho appoggio del piede, ma la seduta è completamente ferma. Quindi se non si hanno particolari deficit o non si è in uno stato infiammatorio, è facilmente eseguibile e si può valutare, come dicevo prima, la forza del nostro core. Vado avanti. Esatto, infatti il core viene definito come il box cilindrico. Abbiamo il diaframma che funge da parete superiore, il pavimento pelvico, la parete addominale, la colonna, i paravertebrali, e in questo test a livello isometrico appunto viene valutata la sua stabilità. Ora andiamo avanti. Questo invece è il test di equilibrio elastico, pedana passiva combinata, dove riporto il paziente con i piedi in appoggio sulla pedana che compierà un movimento appunto passivo in maniera circolare. Da notare ovviamente vi è anche un controllo attivo della seduta, che si trova a essere instabile, esatto, in questo punto qua. Quindi ora si richiede un'attivazione più profonda della tenuta, della stabilità del core. Ancora più complesso poi sarà questo, il test di equilibrio propriocettivo e la pedana controresistiva variabile. Quindi il paziente, cosa viene chiesto al paziente? Di controllare attivamente anche la pedana, che oscillerà e quindi in maniera attiva, e il paziente dovrà appunto porre una controresistenza al movimento della pedana, controllando sempre la posizione del bacino, che non deve basculare troppo sulla seduta che è instabile. Il tutto viene, per questi due test ovviamente, viene richiesta sia l'esecuzione a occhi aperti che a occhi chiusi. Come sempre, a occhi chiusi aumenteranno molto le oscillazioni e ci sarà una difficoltà maggiore a mantenere la seduta stabile. In questi due esercizi, dove vi è anche la combinazione di movimento della robotica, il core funziona come proprio meccanismo di aggiustamento posturale anticipatorio. Quindi bisogna essere in grado di attivare la muscolatura nel momento opportuno e di anticipare anche lo schema motorio o la controresistenza offerta dalla pedana. Nel complesso i test, appunto, come dicevo prima, devono quantificare l'abilità di stare seduti sia su un'instabilità che su una stabilità, saper controllare le perturbazioni somatosensoriali, attivare la muscolatura del core e sollecitare il sistema vestibolare, perché, come dicevo, i test vengono svolti anche a occhi chiusi. La terza macroarea che viene analizzata nel performance index è quella dell'equilibrio monopodalico, quindi si utilizza il piatto più piccolo della pedana, infatti, che, come dicevo la volta scorsa, era composta da due circonferenze diverse. In sostanza l'equilibrio monopodalico ripercorre il test bipodalico iniziale, quindi viene chiesto al soggetto di mantenere una posizione, faccio partire il video, in equilibrio, ovviamente con una base d'appoggio ridotta, perché ci troviamo in equilibrio su un solo piede, 30 secondi occhi aperti, 30 secondi occhi chiusi, su una superficie prima stabile, e poi solamente ad occhi aperti invece su una superficie che oscilla, che subisce delle perturbazioni, e questo è il reactive balance. Infatti la perturbazione dovremmo vederla ora, l'abbiamo vista all'inizio e dovrebbe vedersi anche alla fine del video. Il reactive balance va a valutare la capacità del soggetto di, oltre che di mantenere questo equilibrio precario, perché ci troviamo ad avere una base d'appoggio ridotta e soprattutto anche in base all'altezza nostra del soggetto, un piede è comunque una base molto, molto piccola su cui reggere il peso del corpo. Oltre a questo, il reactive balance valuta la capacità appunto di
prevedere e di resistere a delle perturbazioni, delle movimentazioni che vanno a simulare quello che è una caduta, oppure uno scivolamento, o una perturbazione, si può pensare a un campo da gioco con qualche buca, ecco. Quindi, per l'equilibrio e l'analisi dell'appoggio monopodalico è importante avere una stabilità posturale, avere pochi spostamenti laterali e anteroposteriori, distribuire bene il peso del corpo, mentre nel reactive balance bisogna proprio mettere in gioco una strategia di equilibrio. La strategia di equilibrio solitamente è il flettere del ginocchio, dare un po' più, abbassare il baricentro, ruotare anche il bacino, molte volte mi capita questo, oppure cercare l'appoggio sulla barra laterale con la mano. E lo scopo di questo test è misurare appunto le risposte posturali che si automatizzano dopo una perturbazione improvvisa. L'ultima area analizzata è quella della caviglia, quindi il paziente viene fatto sedere, adesso vi faccio partire il video, ecco, esatto, viene fatto sedere e il piede viene posizionato in calzare apposito, abbiamo anche il blocco del ginocchio, e in questa modalità vengono eseguiti più test. Abbiamo l'iniziale, la valutazione ROM in flesso estensione e una sorta di pronosupinazione, quindi abbiamo un ROM di caviglia piano frontale e piano sagittale in cui la pedana è completamente abbandonata e segue quello che è la libertà di movimento attuale della caviglia del nostro paziente. Ovviamente viene eseguita prima tutto a destra, tutto a sinistra, questi esercizi monopodalici e le ROM di caviglia ovviamente. E poi abbiamo ovviamente i test di forza che andremo a vedere in seguito. Il focus di tutti questi test, sia della valutazione del ROM che di forza, si concentra sulla stabilità della caviglia, che di per sé è un'articolazione abbastanza stabile. Quando si pratica attività sportiva, ma anche nella vita quotidiana, può succedere che diventi un po' meno stabile, soprattutto appunto quando si trova a contatto con avversari o comunque in un campo da gioco. E quindi si può incappare in uno dei eventi traumatici più frequenti come la distorsione, che non si tratta altro di una torsione eccessiva in supinazione del piede in flessione plantare. È la classica distorsione che coinvolge il compartimento esterno. Quindi, per evitare ciò, non basta solamente monitorare le capacità propриocettive che abbiamo analizzato prima nell'ortostasi, sia in bipodalico che in monopodalico, non basta solamente valutare la mobilità della caviglia, ma è anche importante valutare l'espressione di forza che viene eseguita attraverso un test di forza isometrica e dei test di forza isocinetica. Nei test di forza isometrica il paziente rimane seduto come abbiamo visto prima, semplicemente la pedana si inclina, adesso verrà inquadrata, si inclina di 10 gradi in flessione dorsale. Al paziente viene chiesto di sottoporre il proprio piede a una spinta, come si vede ora, una spinta plantare, di mantenerla per 5 secondi e verrà ripetuto per 3 volte in totale. Trattandosi di un test isometrico, ovviamente avremo il valore di forza massima, in questo caso nella flessione plantare, e non ci sarà né accorciamento né allungamento muscolare, quindi non vi è nessun rischio di incorrere in lesioni muscolari. Comunque viene sottoposto, si valuta semplicemente la forza pura. Inoltre, potendolo eseguire a destra e a sinistra in maniera singola, è anche possibile paragonare la forza dei due arti. Il discorso è diverso per la forza isocinetica, che viene svolta a 3 velocità diverse. Abbiamo 150 gradi al secondo, 90 gradi al secondo e 60 gradi al secondo. In questo test ovviamente non viene valutata solamente la forza, ma la stessa forza viene valutata in tutto l'arco di movimento proprio della flesso estensione.
Grazie al meccanismo di controllo, infatti la velocità fissata, da prima è 150, come dicevo, 150 gradi al secondo, non può essere superata dall'arto in movimento, e ciò permette al paziente di sollecitare al massimo il muscolo per buona parte del range articolare. Ovviamente più si abbassa la velocità angolare della pedana, maggiore dovrà essere l'impegno fisico del soggetto. Quindi oltre, ovviamente viene eseguito destra e sinistra, e oltre ad avere dei dati che ci possono indicare una differenza di forza, qua col test isocinetico possiamo anche valutare una differenza di resistenza muscolare dell'articolazione. C'è tutto quello che vi ho detto a voce in questo momento. Lo scopo dei test quindi è evidenziare, lo ripeto, evidenziare eventuali deficit articolari, riconoscere dei disequilibri muscolari, e ciò mi consentirà ovviamente di preparare un allenamento della forza e ottimizzare il mio percorso riabilitativo qualora il test fosse stato eseguito all'interno di un percorso ampliato. Questo è ma di vitale importanza, oltre al nome, al cognome, alla data di nascita, è il richiedere il livello di attività fisica, può essere non attivo, moderatamente attivo, di 3, 6 o 12 mesi. Questi dati devono essere inseriti in maniera obbligatoriamente, perché poi anche attraverso quell'analisi di questi dati, di queste indicazioni, il logaritmo può elaborare questa, che non è altro che la performance finale del nostro soggetto, espressa in percentuale e in aree colorate. Una performance eccellente va dal 70 al 100%, una performance gialla, una performance buona, quindi non ci saranno particolari indicazioni o aree deficitarie, che va da un 50 al 69%, le aree di maggiore interesse sono la rossa e vanno dall'1 sufficienti, o addirittura qui ci sarà invece molte aree deficitarie. Questi esercizi vengono in 7 aree funzionali, per ogni anche un grafico a radar. Trova anche di facile intuizione, perché più il pallino si trova lontano dal centro, migliore sarà la performance in quell'area specifica. Quindi prendiamo il caso di podali, con il nostro paziente 0 ha avuto una buonissima prestazione per quanto riguarda l'equilibrio bipodalico e anche monopodalico. Più è grande quindi anche l'area del grafico che congiunge la performance con competizione, dove deve concentrarsi i pallini tendenti all'arancione, di un indice di un valore negativo inferiore al meno 20%, tra il meno 20 e 20 indica invece una situazione di normalità. Abbiamo delle 7 aree, la caviglia invece sinistra è di colore arancione, perché sicuramente aveva avuto dei limiti, o comunque una caviglia che non è completamente libera. E questa è l'ultima schermata, appunto il consiglio di training. Dopo aver analizzato in percentuale e col grafico a radar le aree funzionali, il nostro performance ci mette a disposizione questo. Ci mette a disposizione un grafico con indicate le aree funzionali
e il livello di urgenza appunto di intervento sull'area di riferimento. Ovviamente il colore rosso è un intervento necessario, le aree arancioni richiedono un intervento raccomandato e, come dicevo prima, invece il giallo semplicemente è un intervento suggerito, non fondamentale. Ho riportato semplicemente questo grafico perché riporta tutte le 3 tipologie di gravità e di urgenza di intervento. Comunque è un test che è stato fatto svolgere veramente. Al di là di oltre al consiglio, come dicevo all'inizio, i nostri protocolli prevedono anche l'interazione appunto del consiglio di training con della terapia che può essere un trattamento fisioterapico, osteopatico. Poi ho portato alcuni esempi di quello che può essere, per esempio, una riabilitazione che dovrebbe vedere esercizi mirati al rinforzo, qualora ci fossero l'articolazione della caviglia, qualora ci fossero delle carenze appunto dal ROM di caviglia sino ad arrivare allo squat, esercizi analitici di forza anche a carattere isometrico, qualora ci fossero degli squilibri importanti muscolari, somministrazione di percorsi propriocettivi su varie superfici, qualora ci fossero stati dei deficit nell'equilibrio bipodalico o monopodalico, esercizi di agilità e pliometria. Questo è il nostro modo, diciamo così, di lavorare, quindi dai consigli di Unova, oltre a far eseguire appunto il training, molte volte ci troviamo anche a completare il tutto con qualche esercizio mirato oppure con delle attività extra, come può essere per esempio una seduta in sabbia. Quindi questo ci fa capire come le 2 cose, come la macchina può benissimo convivere con il training di riattiva. Con questo ho finito, quindi se non sbaglio adesso abbiamo la possibilità della sessione di domande, e adesso vi ringrazio per l'attenzione e direi che ci mettiamo tutte e 2 a vostra disposizione qualora aveste delle domande. Grazie.